non ricordavo fosse così faticoso stare su all'alba. Come direbbe Gavin Hardcastle, ho tipo 2 ore di sonno e ho la faccia come il tappo mangiato di una Bic, però forse ne vale la pena. In realtà l'uscita di oggi doveva essere leggermente diversa, il meteo metteva un tempo che fosse nuvoloso ma solo leggermente, quindi l'alba si sarebbe dovuta vedere. In questo caso invece molto probabilmente non vedrò i colori del sole. Però ormai mi trovo qui, sono arrivato poco fa, ho già provato a fare qualche scatto di prova, non ho fatto il video perché non si vedeva niente, anzi tra l'altro scusate se ora come ora gli ISO sono più alti del solito, però è ancora buio e la macchina fotografica fa fatica a catturare i dettagli giusti. Mi trovo al lago di Endine e vediamo cosa riesco a tirare fuori. Ok, e comincerei facendo questa inquadratura molto semplice. Come potete vedere è semplicemente catturare il riflesso di questi alberi, questi qua, e del campanile, che tra l'altro è ancora illuminato, che si stagliano sul lago. È un'inquadratura semplicissima, si compone da sola, in realtà non è che mi faccia impazzire, però intanto per cominciare direi che non è male. E come potete vedere qua si intravede tra l'altro anche un pochino di nebbia, che in questo caso si vede molto azzurra, e vediamo in post produzione come viene. Intanto faccio partire lo scatto. C'è anche un gruppo di papere in realtà in quella direzione che ora magari voi non vedete, che una volta che la luce sarà diventata un pochino più intensa e non avrò più bisogno di usare un tempo molto lungo per fare delle fotografie, potrebbe essere molto interessante da sfruttare. Ok, prima che mi si scarica tutto, ho trovato questa composizione che ora voi vedete in 16 noni, in realtà ovviamente il formato è più ampio, dove in primo piano ho posizionato questo gruppo di sassi e poi dopo, per fare da linea guida verso lo sfondo, c'è anche la sponda di questo lago che aiuta appunto a condurre l'occhio direttamente verso verso quello che è lo sfondo, quindi le montagne nebbiose, eccetera eccetera. La pecca è che purtroppo comunque la sponda del lago sia molto sporca, come potete vedere, soprattutto qua in giro, e quindi anche prima non mi sono avvicinato molto ai sassi che sono in primo piano, anche se fossero stati puliti avrebbero funzionato bene, proprio perché appunto questa paglia che si è fermata sulla battigia sporca il soggetto e lo rende brutto. Comunque quello che voglio fare in questa foto è prima di tutto una lunga esposizione per appiattire molto bene l'acqua, cercare di delineare quindi il riflesso senza che abbia tutte queste increspature che potete vedere qua, e poi più tardi, quindi con calma, abbasserò i tempi di scatto, perché questa qui è una zona in cui passano tanti uccelli e magari per una volta, per la prima volta nella mia fotografia paesaggistica, riesco a prendere un uccello in volo in uno dei miei scatti, sarebbe il top. Devo cambiare la batteria perché qui mi sta morendo e poi dopo provo a scattare e vediamo come va. Beh, la fotografia è anche questo, lunghe attese nella speranza che qualcosa accada. Purtroppo a me non è andata bene in realtà. Qualche uccello è passato davanti alla lente, ma erano tutti troppo distanti e si vedevano talmente piccoli nella fotografia che ho deciso di non inserirli per niente.
Molto bene, mi sono mosso rispetto a dove ero prima e ho fatto bene, anzi mi dispiace non averlo fatto prima perché qui sono vicino a un molo, quella barchetta che avete visto, e come potete vedere dall'inquadratura l'ho posizionata qui sulla sinistra, e qua giù dietro si vede il campanile che stavo fotografando stamattina. Dico che mi dispiace non averlo fatto prima proprio perché stamattina in realtà era illuminato, e quindi se avessi fatto questa foto con il buio, nell'ora blu, con quel campanile illuminato, sarebbe stata perfetta. Purtroppo non lo sapevo e mi devo accontentare di quello che ho. Nella composizione di questo scatto l'unica cosa in realtà a cui sono stato molto attento è stato il livello d'altezza a cui ho posizionato la macchina fotografica, tutto per cercare di non far toccare questi pali con praticamente quella che è la riva opposta di questo lago, perché altrimenti sarebbe stato brutto. Quindi mi sono abbassato in modo che i pali si avvicinassero alla riva, ma in modo che non la toccassero, e voglio fare una lunga esposizione di nuovo per appiattire completamente l'acqua e non avere le increspature, perché questa qui è una foto che deve essere molto calma, deve comunicare calma, e quindi l'acqua, per quel che mi riguarda, non deve assolutamente avere alcuna increspatura. Poi c'è un'altra cosa che voglio fare in realtà, e prima faccio questo scatto, ve lo faccio vedere e poi vediamo l'altra cosa come viene. Avete mai sentito parlare di focal blending? Il focal blending è praticamente quella tecnica, se non sbaglio si chiama così, con cui voi fate la foto al primo piano con un grandangolare, poi fate un'altra foto più zoomata al soggetto che invece avete posto sullo sfondo. Di conseguenza in Photoshop andrete ad unirli creando un'unica foto che in realtà poi assomiglia di più a quello che vede l'occhio. E quindi è quello che voglio provare a fare, è la prima volta che lo faccio, e quindi voglio vedere cosa succede. Lì il soggetto sarà sempre questa barchetta e quella chiesa laggiù, con la differenza che quella chiesa appunto dovrà poi diventare più grossa. L'inquadratura momentaneamente è questa, sono andato un pochino più in basso, come potete vedere questi paletti hanno sforato la riva del lago. Quello che succede è che farò una foto così, in modo che la barca sia ben visibile, e poi andrò a zoomare in questo modo, fino a quanto mi consente di fare l'obiettivo, e andrò poi dopo a battere il fuoco e a modificare anche leggermente l'inquadratura su il campanile laggiù, per vedere se effettivamente poi dopo in post produzione verrà fuori un bel risultato. Secondo me sì. E questo è il risultato finale della vostra fotografia. Assomiglia a niente che voi conosciate già? Beh, effettivamente assomiglia molto alle foto che si ottengono con il teleobiettivo. Di conseguenza, per avere un risultato del genere basterebbe indietreggiare e montare una lente che sia più spinta sulla nostra macchina fotografica. Però il punto di forza di questa tecnica in realtà è proprio questo, e cioè che se non c'è spazio per indietreggiare, comunque possiamo ottenere una foto che sia fatta come se fosse stata fatta con il teleobiettivo. Io lo trovo in realtà un'ottima tecnica, ma secondo voi si può ancora chiamare fotografia questa? Molto bene, io sto tornando alla macchina anche perché mi si sta scaricando anche questa e non ho voglia di cambiare le pile, ma più che altro perché sono un po' infreddolito e sta cominciando ad arrivare parecchia gente, quindi visto che sono un po' vergognoso, diciamo che il video è ora di chiuderlo qui. Potrebbe anche essere venuto lunghino, non lo so. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia piaciuta la foto che ho fatto con quell'altra tecnica, quella nuova, che è nuova anche per me. Ancora, se vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi al canale perché a voi non costa niente, invece a me date un buon incoraggiamento a continuare a fare questi video, e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto, ciao ciao.